Benvenuti alla seconda puntata di DataViz Show, un video podcast sul magico mondo dell'information design. Se avete guardato bene la copertina, ho voluto inserire un proverbio che nel corso degli anni ho imparato ad amare. Ars longa, vita brevis. Deriva dagli aforismi di Ippocrate e in sostanza ci ricorda quanto sia breve la vita rispetto alle tantissime cose che vorremmo studiare, approfondire, conoscere. Ecco, quando penso all'information design la sensazione è proprio questa, uno sterminato orizzonte di visualizzazioni, di tecniche, di professionisti, di artisti che vorrei studiare e approfondire. E allora questa seconda puntata ci permette di conoscere Davide Mancino, uno degli autori, e mi piace proprio definirlo autore, più interessanti. Un visual journalist che combina magnificamente una grande conoscenza dei principi dell'information design ed una capacità di comunicare informazioni molto complesse raccontandole con una straordinaria sensibilità. Mi ha fatto ulteriormente piacere incontrare Davide perché lo scorso anno ha realizzato uno dei progetti più belli che abbia mai visto sul Covid-19 e vi assicuro che in questi 2 anni ne ho studiati e analizzati tantissimi. Davide ha raccontato la pandemia prendendo come punto di partenza Bergamo. Mi ha davvero emozionato, anche perché in quei tragici mesi avevo là, in provincia di Bergamo, mia mamma e tantissimi amici, per cui ero doppiamente coinvolto nel racconto. Ma la cosa bella è che non è solo un racconto emozionante, è un racconto che definirei illuminante, illumina, fa capire, spiega in maniera approfondita, scientifica direi, quello che è successo a Bergamo e più in generale in Italia. Adesso basta però, andiamo a incontrare Davide. Benvenuto a Davide Mancino e grazie di aver accettato la proposta di intervista. Quindi benvenuto a DataViz Show. Davide, io di solito lascio spazio agli intervistati di presentarsi, però mi piace dare qualche indicazione, farti una domanda per cercare di capire anche il percorso che hai fatto. Tu attualmente leggendo un po' i tuoi profili, la tua presenza su internet, ti sei specializzato nella visualizzazione dei dati a supporto di racconti giornalistici, di comunicazione scientifica. Questo è un po' il taglio che stai dando alla tua carriera. Per capire meglio anche come sei arrivato a questo tipo di percorso professionale, ti volevo chiedere che studi hai fatto e quindi come sei arrivato a studiare information design e quindi poi a specializzarti in questa materia. Sì, no, è stato tutto molto casuale, come poi spesso succede, quindi in realtà non c'è stata davvero come dire, non so, un pensiero di dire, oddio, voglio fare visualizzazioni dati, anche perché quando ho cominciato era una cosa molto pionieristica, insomma, ormai parliamo di quasi 10 anni fa, sicuramente c'era già qualcuno che lo faceva, però in Italia penso che si potessero contare veramente sulle dita di una mano. E quindi in realtà io ho studiato comunicazione come tanti altri, e poi ho fatto un master appunto in comunicazione della scienza a Trieste, alla Sissa. E lì fra i vari corsi ce n'era uno in cui ci veniva insegnato anche qualcosina, ma proprio forse sai, 2 o 3 lezioni di dati applicati al giornalismo. È una cosa che però mi è piaciuta molto. E quindi beh, ho iniziato a fare qualcosina in quel senso e poi una cosa tira l'altra. Ho scoperto che in effetti la visualizzazione dei dati era una cosa che mi divertiva molto. E quindi poi da lì ho iniziato un po' a studiare perché di nuovo, specialmente in Italia, ma poi allora praticamente ovunque non è che ci fossero delle risorse particolari. Per cui l'unica cosa era studiare, vedere cosa facevano gli altri, insomma, cercare di imparare e poi fare. Era questo. Mettersi a fare le cose e poi vedere come va. Rispetto ad altri information designer, mi piace molto del tuo lavoro il fatto che sia fortemente, tutti ovviamente hanno una parte, una componente di narrazione, di struttura narrativa, perché non è che si visualizzano solo i dati, ma c'è un racconto dietro. Nel tuo caso io trovo forte questa componente, chiamiamolo dello storytelling perché è un termine che si usa, però in realtà lo trovo molto forte. Ci sei arrivato naturalmente, cioè sei una persona a cui piaceva già scrivere, facciamo... Sì, sì, assolutamente. Io ho iniziato a scrivere che avevo forse 14 anni, quindi è una cosa che mi è sempre appassionato.
è sempre stato un grande lettore, insomma, quindi poi viene, credo, abbastanza naturale, se no legge molto, anche provare a scrivere. E, poi è interessante perché c'è sempre un po' di tensione nel giornalismo, nel senso che la questione dello storytelling ovviamente cioè, può entrarci, è importante, però diciamo poi ci sono anche un po' di esagerazioni, nel senso che voglio dire, molto il giornalismo è cercare di dare un'informazione al lettore e dargli qualcosa di utile, per cui non sempre sarebbe nemmeno giusto, no, cercare di infilarci anche delle storie, una narrazione dentro, infatti normalmente non è una cosa che facciamo. Però fortunatamente, insomma, per esempio, proprio in quest'ultimo anno ho avuto un'occasione per farlo con un progetto e a mio avviso, secondo me, quando si può fare, quando diciamo, il contesto lo consente, sì, è una cosa che aiuta molto. Poi dipende molto dalla storia che stai raccontando, diciamo, per esempio quando, specialmente nel caso dell'epidemia, insomma, era importante in alcuni casi almeno cercare di avere un approccio anche narrativo perché non è che stiamo facendo un Atlante statistico dei casi, dei decessi, cioè sarebbe stato un errore enorme dal mio punto di Freddo, vista. troppo freddo sarebbe stato una Sì, cosa. sì, sì, assolutamente. Trattarla come una storia di dati, come se stessimo parlando di qualsiasi altro argomento. E quindi in quel caso, a mio avviso, era sì, importante cercare di farlo. E devo dire, sono stato fortunato ad averne avuto la possibilità perché è una cosa che succede Beh, molto, molto visto spesso. che ci siamo finiti a parlare, stai parlando immagino del progetto La Grande Onda, giusto? Sì, sì, sì. Come ti anticipavo prima, è un progetto che mi ha colpito tantissimo. Intanto, così, in assoluto lo trovo veramente bello, sia per la parte di racconto che per la parte di visualizzazione dei dati. Mi ha colpito molto perché avendo studiato a Bergamo e vissuto in provincia di Bergamo per tanti anni, sono rimasto molto. Io avevo amici che mi chiamavano e costantemente mi aggiornavano, mi dicevano insomma, che la situazione era molto grave. Poi in quel momento lì era anche la partenza per noi della Sì. pandemia, quindi era qualcosa che sembrava impossibile. Eh, c- Come mai Bergamo? Solo perché è stato l'incipit o ci sono stati dei motivi che vi hanno, diciamo, fatto creare questo progetto? Cioè, se fosse stato un'altra città che partiva in questa maniera, sarebbe stata la stessa cosa? O in qualche modo c'è qualche motivo per cui avete voluto atterrare, diciamo, andare lì? Mm. Beh, in un certo senso far cominciare la storia del progetto da lì mi è sembrato un modo, nel mio piccolo, insomma, di restituire qualcosa, come dire, non so Sì, se, ci sei se- riuscito, ci se- sei riuscito. se mi spiego. È un qualcosa che mi sembrava giusto anche perché, diciamo, rientrava bene nel racconto, nel senso che comunque poi, ovviamente, essendo un progetto di data journalism, insomma, era eh, basato su molti dati, statistiche, insomma, c'è stato un lavoro molto intenso da quel punto di vista. Però mi sembrava corretto comunque cercare di farlo cominciare parlando delle persone, non dei numeri, e quindi quello mi è sembrata proprio il modo migliore per iniziare la storia. È un progetto che hai fatto con Federica Fragapane. Sì, sì, esatto, lei mi ha aiutato L'hai moltissimo. conosciuta prima? Cioè, avevi già lavorato? No, no, è stata la prima volta che abbiamo lavorato insieme, io sono un suo grandissimo ammiratore, quindi dei Come suoi tutti, lavori. perché chi ama questo lavoro, Assolutamente. insomma, E quindi ho colto al volo l'occasione di contattarla, insomma, vedere se a lei interessava e quindi Ah, che eh, bello. Cioè, quindi gli ecco, hai detto, ho in mente di fare questo progetto, ti va di farlo assieme? sì, 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 infatti, questa è stata, come anticipavo prima, proprio un'occasione molto fortunata perché questo tipo di progetti, che io sappia, praticamente non esistono, nel senso che appunto è una cosa, è un'idea che hanno avuto la Sissa e non posso ringraziarli perché è veramente rarissimo, se non unico, avere la possibilità di mettersi un anno su un lavoro solo con un budget dignitoso, insomma, per una volta, e quindi avere il tempo di riflettere sulle cose, magari fare delle prove, tornare anche indietro, tutte cose che nel giornalismo sono praticamente impossibili al giorno d'oggi. E quindi approfittando di questo ho detto, beh, ma insomma, due teste sono meglio di una. E, e quindi, beh, sicuramente insomma, il suo aiuto è stato preziosissimo. Beh, è Quindi. venuto veramente un progetto, come ti dicevo, molto, molto bello. Io mi ricordo che quando nel primo anno della pandemia durante delle lezioni feci vedere un articolo del New York Times che faceva vedere come era partita la pandemia da Wuhan. Era molto bello, anche lì c'era un po' di narrazione, non c'era sicuramente
quell'idea di restituzione verso la popolazione, verso il territorio, però comunque era un bel progetto. Ecco, rivedendo, mi è piaciuto molto proprio perché era come dire come è partita la nostra pandemia. Infatti adesso li considero due bellissimi progetti che fanno vedere come è nata la pandemia, ma ci mettono proprio anche in termini di narrazione qualcosa di... insomma, ci aggiungono del materiale, del contenuto. No, ma infatti questa idea di, diciamo, cercare di combinare i due aspetti, cioè quello ovviamente analitico, no, dei dati, e quello più umano, se lo vogliamo chiamare così, è stata proprio probabilmente il perno di tutto il lavoro, sia per quanto riguarda, cioè su questo io e Federica eravamo assolutamente d'accordo. E l'idea era proprio cercare di combinare queste due cose e umanizzare il più possibile queste storie e farlo non solo nel testo, ma anche e soprattutto nelle visualizzazioni, che è molto più difficile, perché ovviamente quando uno scrive è molto più facile, no, rendere conto delle emozioni, dei sentimenti. E farlo in una visualizzazione è molto molto più difficile, per cui abbiamo cercato di, per esempio, di usare alcune tecniche, devo dire, credo abbastanza inusuali, perché Sì, ecco, almeno sì, io ti confermo. sì, non l'avevo mai usati prima, probabilmente perché per fortuna insomma non c'era mai stato bisogno, però in questo caso ci è sembrato giusto. Per esempio, per dire una Sì, cosa, no? Ogni volta che noi visualizziamo una persona nel lavoro, quindi c'è un individuo, non viene mai usato lo stesso simbolo. Non abbiamo mai un solo cerchio, un certo, quadrato, o quello che sia, per rappresentarlo. In ogni parte del lavoro, quando si parla di un individuo, abbiamo usato le tecniche per randomizzare l'elemento, perché ognuno è individuale, non ce ne sono due uguali. bello. E questa era una piccola cosa, per carità, però insomma, per dare l'idea del tipo di approccio che abbiamo avuto, ci è sembrato uno dei modi, insomma, per parlare di persone, di nome, non di nomi. Veramente bello questa cosa che mi hai detto perché spesso e volentieri, appunto, quando approccio e analizzo una visualizzazione mi viene naturale andare a parlare o andare a individuare i segni di codifica, cosa è stato usato per mostrare questo, eccetera, eccetera, e far vedere questa cosa che mi dici, questa sensibilità nel tradurre un segno di codifica che sia individuale e non così generico, è una cosa che trovo veramente molto, molto bella, molto interessante. Nel corso, diciamo, della mia attività di formazione, io invito sempre chi partecipa, anche se il mio, diciamo, target sono spesso persone che lavorano all'interno delle aziende, quindi i dati che devono mostrare o visualizzare sono dati di vendita, di business e così via. Dico sempre, guardate, prendete comunque la domenica l'inserto del Corriere perché anche se trattano temi sicuramente lontani dal vostro ambito, comunque troverete degli spunti molto interessanti. Poi è solo questione di avere un po' di creatività e traslarli nel proprio ambito. Lo faccio di solito durante il percorso, quindi non lo faccio durante tutto l'anno, ma poi durante il percorso commento insieme a loro le visualizzazioni. E sei capitato con due numeri di seguito tu quest'anno. Uno era i manga, la visualizzazione sui manga, Sì. e l'altra i premi Nobel. Ok, Ah, erano ok, le due certo. visualizzazioni. Sì, sì, sì. Volevo farti una domanda. Come nascono questi progetti? Cioè, quanto tempo prima hai, diciamo, l'incarico sul tema? Immagino che tu sia poi libero di, come dire, declinarlo un po' come preferisci. Penso che forse l'unico, come dire, constraint, l'unico, diciamo, limite sia il layout. Ti daranno un layout orizzontale, verticale, insomma, una pagina, Sì, due, ecco, questo. sì, sì, no, infatti questa è una delle cose più interessanti, più belle della collaborazione della lettura, è che c'è veramente una grandissima libertà artistica, se vogliamo Sì, chiamarla sì, così, sì, insomma, di sì, espressione. E è una delle cose belle, proprio di lavorare sui dati, insomma, visualizzarli così, è che comunque magari una persona che non ci lavora può sembrare una cosa un po' arida, che fa il grafico, in realtà però cioè, la mano della persona che li fa si vede, nel senso che cioè, se uno vede un grafico di una persona, lo stile di quella persona si vede assolutamente. e si distingue molto, insomma, se uno ci fa l'occhio, si distinguono molti diversi lavori. E,
No, poi per venire alla tua domanda, lì in effetti sì, l'unica cosa che ti dicono, guarda, i tot spazio in pagina o su due pagine Sì. a volte, insomma, dipende dalle loro esigenze, poi vedi tu. Ti danno il tema, ti Quindi danno un po' di sì, sì, ti contenuti. dicono guarda, oppure a volte capita anche che io stesso incappo in qualche dataset carino, per Ah, esempio glielo ultimamente mi è proponi. capitato. Ok, è Sì, sì, sì. interessante questo. E gli scrivi e dici guarda, questa idea vi interessa e loro insomma ti dicono sì o no, insomma. E quindi poi partendo da lì puoi veramente scatenarti come vuoi. Anzi, bisogna pure certe volte cercare un po' di trattenersi perché magari no, uno vorrebbe fare delle cose super complicate, però dice, beh, oddio, dipende, insomma, magari qualcuno deve anche capire e Ma leggere, quindi infatti, guarda, io devo essere sincero, a volte mi immagino che ci sia una sorta di contenimento, nel senso che a volte sì, vedo che le sì. visualizzazioni sono sì molto anche complesse, articolate, tutto che vuoi, ma è come se ci fosse un po' il freno a mano per non andare troppo oltre, perché... Sì, sì, no, questa sì, sì, no, è assolutamente così. Questa è una cosa che anche io ho dovuto imparare un po' nel tempo, perché soprattutto quando sei all'inizio c'è sempre questa cosa, no, che devi fare, non so, devi far vedere che sai eh, fare le cose complicate e poi in realtà non serve, perché comunque c'è sempre un progetto di prodotto di comunicazione per cui deve essere capito, cioè se non viene capito il problema è il tuo, sicuramente non è del lettore, per cui questa è una cosa che è chiaro, è un errore che anch'io ho fatto all'inizio, però poi man mano lavorando, insomma, ci si rende conto che la comunicazione è sempre una cosa rivolta all'esterno, non ha senso, per come la vedo io, fare una cosa complicata solo per il gusto di farla, per far vedere che si è capaci. Quindi sì, cioè, anche perché poi non è necessariamente vero che le cose complicate siano migliori di quelle semplici, anzi, magari è vero il contrario, specialmente in questo campo. Quindi dipende, insomma, cioè, assolutamente. a volte magari può aiutare. Non lo so, magari mi viene in mente la metafora è come nella musica, no? Non è che necessariamente una canzone più complicata tecnicamente sia migliore di una semplice, cioè dipende, insomma, magari a volte è il caso, a volte Ecco, no. mi piace che hai fatto questo collegamento con la musica perché ci sono tornato anche settimana scorsa parlando con Tiziana Locci, perché quando parlo dell'information design mi piace parlarne come se fosse la musica, nel senso che è un mondo estremamente vasto, ci sono vari stili, rock, jazz, musica classica, la musica può essere qualsiasi cosa e poi ognuno degli information designer probabilmente pur essendo in grado magari di suonare qualsiasi ritmo o qualsiasi stile però in realtà ha dei propri gusti, quindi probabilmente a qualcuno Certo, piace di più il rock, a qualcuno gli piace di più e certo. quindi sì, è molto interessante. Volevo farti, sempre tornando alle due visualizzazioni della lettura, mi sono piaciute molto e in particolare ho apprezzato la tua capacità di usare anche i lati della visualizzazione, nel senso che non so, in quello dei manga avevi segnato sul lato destro quelli che erano diciamo ancora in corso di pubblicazione Sì, e anche nell'altro dei premi Nobel c'era una bellissima barra che indicava la ripartizione per i paesi. Insomma, eh, ho apprezzato e fatto notare ai miei studenti, diciamo, la capacità di gestire lo spazio e che è una delle cose che insomma, bisogna saper fare, anche con un po' di, come dire, inventiva, nel senso che quel segno tratteggiato sulla destra non è che esiste, nel senso, avevi no, tu la no, necessità di dire sono ancora pubblicati, quindi insomma è una cosa che veramente comporta anche una certa creatività, ecco, sicuramente. Un'altra delle cose che mi ha colpito e incuriosito del tuo lavoro, hai lavorato anche per Quartz hai collaborato insomma con Quartz e 538, che sono due miei insomma totem. Come è avvenuta questa cosa? Beh, in effetti con Quartz è stata una collaborazione ormai un po' Sì, di anni fa, in effetti. Però anche lì è stato all'inizio della mia carriera, quindi c'era anche io li leggevo perché insomma è una testata che mi piace moltissimo. E poi così, insomma, leggendo il sito ho visto che loro comunque proposte di accettavano collaborazione. pitch, idee da parte di persone, e qui ho detto, beh, ma tanto che mi costano? Voglio dire, più che no non possono dirti, quindi basta Bravo, con... bravo. No,
E quindi gli ho sottoposto un paio di idee, per esempio ricordo c'era una delle più carine sull'immigrazione degli Mhm. europei, c'era uno studio molto carino dell'Ocse, e è una cosa su cui c'erano e ci sono ancora pochissimi numeri in giro perché è difficile da misurare, però per esempio c'era l'Ocse aveva fatto questo studio che misurava le persone laureate da quali paesi emigravano, in quali paesi andavano, e quindi per esempio abbiamo fatto un piccolo lavoro su questo, una piccola storia su questo. E quindi in realtà è una cosa molto, molto più semplice Sì, così, di quello che può sembrare, ti sei semplicemente uno proposta. prova, Bello. sì, c'è un'idea che sembra carina, e poi in un certo senso la stessa cosa è successa anche con 538, questo è stato a primavera scorsa. Anzi scusa, ormai, Sì, vabbè, ormai il senso sì, del è tempo durante vero, ci l'epidemia, siamo. primavera del 2020, voglio Eh, dire, durante il sì. picco dell'epidemia. Che anche lì avevo avuto un'idea per appunto una storia relativa all'epidemia. Lì, per esempio, anche loro mi hanno detto: eh sì, è carina, però in realtà no, è meglio di no, e quindi non è andata in Mm. porto. Però poi mi hanno ricontattato perché pure loro stanno lavorando a delle storie sull'epidemia, e quindi è un data giornalista in Italia che in quel momento era l'epicentro mondiale dell'epidemia, È insomma, gli era di interessato, aiuto, certo. quindi abbiamo fatto alcune cose insieme. Bene. Su cosa stai lavorando adesso in queste settimane? Giusto così per... Queste settimane sto lavorando a un dataset molto carino che ho trovato un progetto sui i relitti e i naufragi nella Mhm. storia. C'è qualcuno, ho scoperto, che si è preso la briga di mappare qualcosa come un 700 anni di naufragi nel Mamma mondo, mia. e con un sacco di dati e coordinate geografiche e tutto, veramente un dataset ricchissimo, e quindi sto lavorando su quella cosa che mi diverte di più ultimamente. E anche perché poi ho trovato alcune mappe storiche, insomma, sto cercando di fare una cosa Eh, a tema, un po' tutto a un po' tema. vintage, un E- po' così, con un sì, sì, gusto esattamente così. così. Invece di usare gli stili moderni di mappe, che in quel caso sarebbero stati, no, un po' fuori posto, ho detto: ma proviamo a fare qualcosa di vecchio stile, tipo mappe del tesoro, con la X, scava qui, no, tipo Indiana Jones, eccetera. E anche quella è una cosa molto carina, perché alla fine i temi che puoi affrontare sono praticamente infiniti, e dalle cose più aride alle cose più leggere e divertenti, che alla fine puoi sempre trovare il modo no, di fare qualcosa. Assolutamente. Per esempio, ricordo una visualizzazione per la lettura su le band nate nel Mhm, 68, sì. erano 8, mi sembra 8-10 band nate nel 68, quelle più note, e ho detto: beh, ma come la facciamo? Insomma, e per esempio in quel caso ho fatto una timeline ispirata a Guitar Hero, Sì, 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 ho presente mi il ricordo, videogioco, no? mi ricordo. Ecco. E ho detto: ma in effetti, perché anche con le visualizzazioni dati nel gioco, no, tu devi suonare le note e compaiono delle strisce a seconda dello strumento. Totale, ma in effetti, c'è una volta che uno ci fa caso, questa visualizzazione di dati, ma anche nei videogiochi è pieno. E per esempio si può trovare ispirazione praticamente Assolutamente, ovunque. io Quindi nei questo, videogiochi, guarda, mi dai conforto perché questo lo dico sempre. Anche le serie televisive che sono di maggiore successo, se vai a vedere, hanno una, come dire, componente visuale riconoscibilissima e fortissima. Non so, La Regina degli Scacchi, Squid certo, Game, insomma, tutte queste serie qua hanno tutte visivamente delle scelte che sono molto particolari e anche molto riconoscibili. Mi pare di cogliere che, da quello che mi dici proprio non mi sorprende, che in base al progetto ti cimenti anche con probabilmente processi di visualizzazione diversi, tool di visualizzazione diversi. È un po' il tuo modo di stare costantemente ad aggiornarti e così. Nel senso, non hai un unico workflow di produzione, sempre quello. Sei no, proprio sarebbe... versatile e curioso, ecco, un po' questo. Sì, sarebbe più semplice averlo, però alla fine non è Mm. possibile perché è talmente eterogeneo il tipo di lavoro che puoi fare, che ogni strumento ha la sua parte utile, diciamo, la cosa in cui ti può aiutare. Arriva fino a un certo punto e poi magari devi prendere il prodotto di quello strumento, attaccarlo a un altro. È come se fossero dei pezzi di Lego, no? E tu ne hai uno che ti fa la cosa che ti serve, e poi lo attacchi a un altro, e poi lo attacchi a un altro, e arrivi al punto in cui puoi arrivare. O come se stai costruendo un Certo. ponte. Non è che puoi fare solo, no, il pezzo così, magari ti serve la campata o quello che vuoi, insomma. Ehm,
E quindi sì, alla fine ci sono, boh, saranno una decina di strumenti tutto sommato che si possono usare, almeno che uso io, in realtà ovviamente sono tantissimi di Certo. più. E quindi sì, puoi partire, che so, con Tableau, puoi usare Illustrator. Vabbè, Illustrator è Sì, proprio Illustrator è, sì, insomma, è è indispensabile. il coltellino, sì, è il coltellino svizzero, quello è proprio, però anche lì, come in tutti gli strumenti, c'è sempre un trade-off, no? Vantaggi e svantaggi, perché fare qualsiasi cosa di complicato in Illustrator È molto complesso. cioè, è parecchio olio di gomito, come Ah, dire. Quindi, però le cose che puoi fare in Illustrator è una flessibilità che è sì. totale, per cui veramente O è anche solo... Illustrator come, diciamo, rifinitore, ecco, perché magari puoi usare altri strumenti per tirare fuori un vettoriale eh, con i dati giusti, però dopo magari formattarlo dentro R o dentro altri tool è un po' più complesso, quindi... Cioè, puoi fare qualsiasi grafico, però un grafico bello, secondo me, lo puoi fare solo con Mhm. Illustrator. Un grafico Sì, veramente bello, non c'è altro modo, perché tutti gli altri, cioè, alla fine quella è un'altra cosa strana di questo lavoro, che uno magari passa eh, il 10% del tempo a mettere insieme i mhm. dati, visualizzarli, eccetera, e poi il restante 90 a spostare 10 pixel, un trattino perché viene meglio, cioè, o a mettere le etichette è la cosa più lunga della storia, perché non c'è un modo automatico, se lo fai in automatico viene sempre malissimo, quindi ogni volta devi stare lì a Sì, sì, spostarle, sì, sì, vedere, e cioè, spendi molto più tempo a spostare le etichette e non a fare tutto il resto, è una cosa veramente buffa, però è così. sono d'accordo. Avevo segnato una domanda, ma a questo punto mi hai già praticamente risposto perché ti volevo chiedere come Davide Mancino, cosa studia Davide Mancino, cosa si è segnato di imparare per il 2022. Sai che ognuno si fa dei buoni prova. Quest'anno voglio imparare a utilizzare quello o quest'altro. C'è qualcosa che hai No, in mente o così segui i progetti e poi mano a mano impari? no, in realtà capita proprio a fagiolo, perché in effetti da qualche mese mi sono messo a studiare D3, Ah, ecco, sì sì, quindi era una cosa che in realtà avrei dovuto fare molto prima, però alla fine fra gli impegni poi è certo, una cosa molto impegnativa, impegnativa, però sì, alla fine credo che sia un passo fondamentale da fare assolutamente. per andare avanti, solo che ovviamente richiede un bel po' Sì, bisogna di partire proprio impegno, dalle... sì, non- perché ovviamente è una cosa che sta in un contesto, insomma, e non è che si può imparare solo di tre, bisogna conoscere anche JavaScript, HTML, CSS, quindi insomma è un insieme di cose. Però diciamo per alcuni progetti in effetti ho visto che è molto Anche perché importante. aggiungi interattività a un progetto web, quindi dove non c'è solo magari testo e immagine, ma c'è anche interazione, Sì, 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 assolutamente, assolutamente. animazione. Sì, sì, trovo, è un po' quello il futuro, insomma. Anche quello in un certo senso mi ricorda Illustrator perché è un'altra libreria che ha una flessibilità estrema, e però purtroppo vabbè, è così, ha comunque una curva di apprendimento molto, molto ripida. Però alla fine si studia, si impara, poi alla fine è anche divertente fare cose nuove, quindi. So che ti occupi anche di formazione o comunque qualche volta fare dei corsi su che cosa? Cioè, nel senso, il mondo è sempre quello, ma più verso chi vuole diventare data journalist, chi vuole fare l'information designer, cioè come ti... Ma la cosa più comune che è capitata è formazione aziendale, devo dire. Mi è capitato diverse volte, anche perché ormai praticamente insomma, una parte significativa della comunicazione si è spostata Certo, sulla visualizzazione dei dati, per cui molte società, molte ti, aziende che loro stesse lavorano nella ti chiamano per comunicazione fare questi... producendo spesso grafici, visualizzazioni e magari dicono, beh, chiamiamo qualcuno che ci dà due dritte, anche perché un'altra cosa interessante è che imparare i principi alla fine non ci vuole molto, cioè è no. relativamente facile. Per cui anche lì l'uso degli strumenti è a mio avviso una cosa un po' secondaria, nel senso Sì, ovviamente serve perché il prima o poi devi. però servono prima i principi, perché se tu fai un grafico e non sai quali sono i principi, comunque non lo puoi fare bene. Poi uno strumento alla fine vale l'altro, Sì. dipende da come E uno poi si comunque trova comodo. cambiano gli strumenti, non è... Certo, infatti voglio dire, io ricordo quando ho iniziato, credo che nessuno degli strumenti con cui ho iniziato esiste più ormai, non si sa più. Ricordo che c'era all'inizio, cos'era, CartoDB per CartoDB, fare le sì, mappe, sì, l'ho è usato anch'io stato CartoDB. poi è sparito, o almeno non so se esiste, però insomma almeno non lo so più, ce ne sono altri, e così via. Ricordo di fare la prima mappa, lo studiavo queste 2 settimane lì col codice, proprio momenti di delirio, però alla fine è anche Sì, beh, divertente. io una volta avevo fatto una faccia di Kernoff usando R e dopo
dopo anni mi è capitato, "Guarda, adesso voglio far vedere durante un corso, volevo far vedere questa cosa qua, la libreria che avevo usato non esisteva più, non era più supportata dalle ultime, per cui non era più possibile, non so come dire. Questo è un po' un peccato in effetti perché ci sono tantissimi lavori fatti che ho fatto È 5 vero, 7 anni fa e purtroppo poi non vengono mantenuti, non sono più disponibili è un e peccato, sono magari d'accordo, sono eh, d'accordo. che non vengono conservati. Chiaramente Sì. è un lavoro in più, insomma, non è che è gratis farlo, però appunto è un peccato che poi siano andati persi perché molti erano veramente meritavano, insomma. Va bene Davide, io avrei altre 500 domande, ma non voglio fare delle puntate monstre del podcast, quindi intanto ti ringrazio e poi così magari ci sarà occasione più avanti quando magari hai un altro progetto così ci racconti, ci aggiorni un po' sul tuo lavoro. Certo, molto volentieri, grazie mille per l'invito, Grazie a ovviamente. te, è stato veramente un piacere. Beh, penso che questa intervista trasmetta bene la grande passione di Davide per la materia e anche la grande curiosità che ha Davide nell'approcciarsi al mondo che ci circonda. Due caratteristiche fondamentali per fare delle belle visualizzazioni. Se vi è piaciuta questa seconda puntata, iscrivetevi a cartesiani.it, al podcast DataViz Show e ci vediamo alla prossima puntata. Sipario!